Marco è il primo dei 4 evangelisti ad avere composto un testo ordinato in cui racconta la grande esperienza di Gesù Cristo. Marco è discepolo di Pietro, suo collaboratore. La tradizione antica lo ha presentato come Ermeneutes Petru, interprete, traduttore. Di lui non sappiamo molte cose, ma il suo nome compare negli Atti degli Apostoli. Si chiamava Giovanni. Marco è un secondo nome. Apparteneva ad una famiglia aristocratica e sacerdotale di Gerusalemme. I 2 nomi, uno di origine ebraica, l'altro di tradizione romana, dice la doppia situazione in cui si venivano a trovare le personalità di nobile famiglia nel mondo giudaico. Da una parte conservavano le tradizioni dei padri, dall'altra volevano essere aperti al nuovo mondo, alla nuova cultura, al regime politico dominante di Roma. Giovanni, detto Marco, si è trovato a vivere in una situazione particolare l'esperienza di Gesù. Non deve averlo conosciuto direttamente durante la sua vita terrena, ma ha avuto la fortuna di trovarsi in casa i discepoli della prima comunità cristiana. Con buona probabilità, infatti, quella che chiamiamo la casa del cenacolo era casa sua. Furono i parenti, i genitori probabilmente di Marco, ad accogliere Gesù per quella che sarebbe stata l'ultima cena, una celebrazione pasquale nell'imminenza del suo arresto. C'è un particolare nel racconto del Vangelo di Marco che conserva un dettaglio ignorato da tutti gli altri evangelisti. Un piccolo particolare che potrebbe essere insignificante se non fosse particolarmente interessante. Lo troviamo al capitolo 14, nel versetto 51 e 52. Durante la scena del Getsemani, mentre Gesù viene arrestato, si dice lo seguiva un ragazzo che aveva addosso soltanto un lenzuolo e lo afferrarono, ma egli, lasciato cadere il lenzuolo, fuggì via nudo. Chi è questo ragazzo? Perché gli altri evangelisti ignorano questo dettaglio? Che senso può avere nel racconto complessivo della passione secondo Marco? Risposte certe a queste domande non ne abbiamo, ma una ipotesi la possiamo avanzare ed è una ipotesi verosimile. Quel ragazzo era Marco stesso e potrebbe essere il modo con cui l'autore letterario del testo ha firmato il suo elaborato. È un modo con cui spesso gli artisti si riproducono all'interno di una grande opera. Vale per i pittori, anche per i registi cinematografici. Così in questo caso Marco potrebbe aver voluto sottolineare, anche se da lontano c'ero pure io. Che cosa potrebbe essere successo in quella sera? Il giovane ragazzo di nome Marco ha assistito da lontano all'arrivo di quel gruppo di uomini per la cena pasquale in casa sua.
Si è accorto della loro uscita a tarda sera. Evidentemente incuriosito, li ha seguiti. Aveva solo un lenzuolo, quindi si era svestito per andare a letto, tipica prassi dei signori, perché nell'antichità la gente povera abitualmente dormiva vestita. Senza più rivestirsi, solo col lenzuolo sulle spalle, il ragazzo segue quel gruppo di uomini, scende dalle scale di una scalinata che è ancora visibile sulla collina di Sion a Gerusalemme, fino in fondo alla valle del Cedron, poi segue Gesù e i suoi discepoli sul versante opposto, nell'orto degli ulivi, chiamato Getsemani, dove c'è il frantoio. Mentre Gesù si allontana per pregare, il ragazzo lo tiene d'occhio. Immaginiamo la scena in un bosco di ulivi, con una luna piena, splendente. È la notte di Pasqua, quindi la luna è piena. C'è un silenzio particolare quando improvvisamente arrivano dei soldati, arrestano Gesù. C'è una discussione concitata, il ragazzo è nascosto un po' lontano, dietro qualche albero, si sente improvvisamente mettere una mano sulla spalle, c'è un soldato che lo blocca, ma il ragazzo è veloce, in mano al soldato rimane solo il lenzuolo, il ragazzino scappa via nudo, ritorna a casa e non dice niente probabilmente ai suoi, se non che dopo molti anni racconterà questo dettaglio per parlare della propria presenza nella vicenda di Gesù. I discepoli, dopo la tragedia della morte del loro maestro, vengono accolti come ospiti in quella casa e vi rimangono fino a Pentecoste. A Pasqua Gesù appare ai discepoli nel cenacolo. 50 giorni dopo sono ancora lì e lo Spirito Santo li sorprende ospiti di quella casa che praticamente era divenuta la loro sede, il quartier generale della prima comunità cristiana, e Marco si è visto nascere in casa la Chiesa. E così ha conosciuto direttamente Pietro e gli altri e ha assistito all'inizio della predicazione. E se c'era una simpatia verso quel maestro da parte dei suoi genitori, lentamente si è tramutata in fede, in adesione totale. Marco, appartenente ad una nobile famiglia aristocratica e sacerdotale, deve avere continuato gli studi, ma durante l'adolescenza lo studio, noi diremmo della teologia o del diritto canonico, nella scuola del Tempio, frequentata appunto dai nobili sacerdoti, si accompagna con l'esperienza della prima predicazione cristiana. Marco ha l'occasione di formarsi culturalmente, di mettere le radici nella tradizione di Israele, ma ormai il suo cuore è da un'altra parte. La sua testa segue la predicazione degli apostoli e lui stesso aderisce alla fede cristiana. Accompagna Barnaba, che è suo cugino, in una prima missione apostolica insieme a Paolo. Quindi esce da Gerusalemme e inizia quella attività missionaria.
c'è un momento di difficoltà durante quel primo viaggio. Ad un certo punto Marco decide di fermarsi e torna a Gerusalemme. La seconda volta Paolo non lo vorrà più insieme. Barnaba invece decide di riprenderlo con sé e partono per una nuova missione. Se nell'anno 30, anno della Pasqua di morte e risurrezione di Gesù, Marco è un ragazzo di una decina d'anni, quando inizia la missione, negli anni 40, è un uomo di 20 anni. E i seguenti anni sono da lui certamente dedicati a questa missione apostolica di predicazione, di annuncio del Vangelo. Non riusciamo a seguirlo perché non abbiamo informazioni negli Atti degli Apostoli né da altre fonti, se non che gli antichi documenti dei padri testimoniano che la sua opera letteraria avvenne a Roma quando era ancora presente Pietro, il quale morì martire nell'anno 64. Possiamo quindi ipotizzare che l'opera letteraria di Marco sia avvenuta nella capitale dell'impero, a Roma, nei primi anni 60, quando cioè Marco arriva nella capitale insieme con Pietro e Paolo. Sono presenti anche Barnaba, Luca, Tito, Timoteo e diversi altri personaggi. La comunità cristiana di Roma è una comunità vivace, nel senso che è in espansione. Ci sono persone nuove che vengono accolte all'interno della comunità, ma queste persone simpatizzanti devono essere formate, diventano catecumeni, cioè si iscrivono al catechismo, hanno bisogno di una formazione per conoscere Gesù e poter aderire alla sua persona. Devono prepararsi al battesimo. Con ogni probabilità, il Vangelo secondo Marco nasce come testo formativo per i catecumeni di Roma. Una ipotesi avanzata recentemente da uno studioso belga, un benedettino, Standert, vede nel libro di Marco una possibile Aggadah pasquale cristiana. Il suo recente commentario lo ha intitolato, a parte il nome dell'autore, con una formula ambigua e un po' strana: Vangelo di una notte, Vangelo per la vita. Confesso che quando ne ho visto l'annuncio della pubblicazione non ho capito questo titolo. Ho dovuto affrontarne la lettura per comprendere e apprezzare l'ipotesi proposta. La notte sarebbe quella di Pasqua. Nella tradizione ebraica, la cena pasquale viene accompagnata da un racconto. In ebraico si chiama Aggadah e vuol dire semplicemente racconto. È il racconto della uscita degli israeliti dall'Egitto, con molti dettagli e particolari aggiunti dalla tradizione. Ora, la comunità cristiana, che ha conservato il legame con la famiglia giudaica, ha conservato la festa di Pasqua, l'abitudine della celebrazione notturna, con una cena
che diventa l'Eucaristia. Ma in quella occasione non poteva più essere letto semplicemente il racconto dell'Esodo. Era necessario raccontare il nuovo Esodo, cioè quello che era avvenuto a Gesù Cristo e che era determinante per la nuova fede cristiana. C'era bisogno di una Agadà cristiana, di un racconto pasquale che avesse come centro l'evento di Gesù Cristo. Ecco perché possiamo definirlo Vangelo di una notte, perché probabilmente era proposto come lettura integrale per quella cena pasquale, per quella messa notturna del sabato santo, noi diremmo. La lettura integrale del racconto, che dura 1 ora e mezza circa, è l'occasione vertice in cui i catecumeni ascoltano la vicenda di Gesù e alla fine danno il proprio assenso, emettono la professione di fede, aderiscono a Gesù, fanno Pasqua, scendono nelle acque del battesimo e risalgono come nuove creature. Il Vangelo di una notte viene consegnato ai catecumeni perché diventi Vangelo per la vita. Quindi lettura liturgica di una notte, ma strumento per formare tutta la vita. Dunque Marco avrebbe pensato un testo catechistico, formativo per aspiranti cristiani. Un testo che diventa liturgico, ma ha la funzione dello strumento catechistico formativo e per tutta la vita si ritorna su quel testo di base per assimilare la mentalità di Gesù Cristo. In quella occasione, intendo in quei primi anni 60 a Roma, le varie autorità presenti devono avere affidato a Marco l'incarico della redazione di questo testo. È possibile che abbiano scelto lui perché è particolarmente dotato, capace di questo tipo di lavoro letterario. Non sembra però che Marco abbia composto ex novo il suo testo. Lo ha piuttosto rielaborato. Difatti parliamo di redazione. Dovevano esistere degli altri testi. Probabilmente circolavano almeno 2 raccolte di insegnamenti e di azioni di Gesù, che erano 2 distinte versioni in greco di un originale semitico composto a Gerusalemme proprio nei primi anni, forse da Matteo stesso, l'ex pubblicano che si intendeva di leggere e scrivere. Quel primitivo Vangelo dei 12 in lingua semitica venne portato nelle missioni ad Antiochia, in Grecia, venne tradotto in greco, subì degli ampliamenti, dei ritocchi, ebbe numerose aggiunte. A Roma, nei primi anni 60, venendosi a trovare molti personaggi autorevoli che avevano lavorato su queste prime bozze, poté nascere l'idea di mettere insieme questo materiale e dare vita ad un unico testo che raccogliesse questa predicazione apostolica su Gesù. E Marco fu un valido redattore.
che raccolse questo materiale dando una sfumatura molto personale, con piccoli ritocchi redazionali significativi, brillanti, vivaci, che danno una caratterizzazione particolare alle sue pagine. Anche se è stato detto in passato che Marco è il primo, quindi il più vicino ai fatti, il più storico, il più essenziale, non dobbiamo partire da un'idea scorretta di un Marco come autore di cronaca nuda e cruda. Marco interviene nel testo e come fa i suoi ritocchi, aggiunge delle mediazioni ed è capace di pennellate simboliche di prim'ordine. Ritorniamo a quel particolare del ragazzino che fugge nudo avendo abbandonato il lenzuolo nelle mani del soldato. Ho detto prima che potrebbe essere un quadro autobiografico, ma non toglie una valenza simbolica immensa al particolare. Immaginate in quella notte di luna piena in mezzo agli ulivi un soldato con in mano un lenzuolo e giù nella valle un ragazzo che fugge via nudo. È un anticipo della risurrezione. Il mattino di Pasqua, nella tomba vuota, troveranno solo un lenzuolo. I soldati che avevano fatto la guardia hanno fra le mani solo un lenzuolo, ma il corpo del Cristo è fuggito via, nudo. È una immagine teologica, biblica, fa riferimento a un passaggio del profeta Amos, annuncia la nudità del battesimo. I catecumeni si svestono, scendono nell'acqua, riemergono nuovi e vengono rivestiti con la veste bianca. Anche il particolare autobiografico può assumere valore teologico e simbolico e dare a tutto l'insieme di questo splendido, seppur breve Vangelo di Marco, la connotazione di testo liturgico per la notte di Pasqua e di documento catechistico per tutta la vita.